Questo video non parla di un suicidio, non parla di un suicidio perché non sono attrezzato a farlo, non ho le competenze, non ho forse la prestanza d'animo per parlarne. Questo video però parla di una pessima comunicazione di crisi. E non solo pessima perché non raggiunge uno scopo, pessima perché nella comunicazione di crisi una delle cose più importanti da ottenere è l'abbassamento del livello di crisi, l'abbassamento del carico emotivo, l'abbassamento dei toni. E una comunicazione come quella fatta dallo Yulm a seguito del suicidio della studentessa è quanto di peggio si possa immaginare ed è comunque un ottimo momento per parlare di come sarebbe dovuta essere e perché la comunicazione di crisi è così importante. Io mi chiamo Matteo Flora, mi occupo di comunicazione di crisi, per grandi crisi, per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, un video un po' più particolare rispetto, se mi conoscete, a quelli che ho fatto di comunicazione di crisi e di analisi delle crisi. Un video particolare perché mi vorrei concentrare, visto l'argomento, su come si sarebbe potuto fare di meglio. Non tanto il prendere a legnate chi ha gestito la comunicazione in questo momento, ma lo spiegare in che modo e per quali ragioni la comunicazione sarebbe dovuta essere di un tenore e con delle parole differenti. Il fatto lo conoscete, se non lo conoscete non sono io la persona giusta per raccontarvelo. Si parla di una persona che crede di aver disatteso chissà quali aspettative, crede ed è convinta di aver deluso delle persone e non riesce a sopportare questa cosa. Se pensate anche voi queste cose, è il momento di parlare con persone che vi possono ascoltare. Non è questo l'argomento di cui io parlo, non ne ho le competenze, non ne ho la prestanza mentale, forse nemmeno quella fisica in questo periodo, e l'argomento è un filo differente. L'argomento è un comunicato che viene fatto dalla Yulm, che dice: a fronte del tragico fatto avvenuto oggi in Ateneo, il Senato accademico, riunito in seduta straordinaria, esprime il proprio attonito dolore di fronte alla tragedia di una giovane vita spezzata, manifesta il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici e ai compagni della vittima e confida che la magistratura e gli organi inquirenti facciano quanto prima chiarezza sul decesso. Nell'attesa auspica che nessuno voglia trasformare una simile tragedia in un'ulteriore occasione di spettacolarizzazione del dolore. Come segno di lutto, il Senato sospende tutte le lezioni previste per la giornata odierna e invita le commissioni impiegate negli esami di profitto a osservare 3 minuti di silenzio. Partiamo da cosa è successo. È successo che un altro degli account molto conosciuti che parla dei problemi, tra l'altro, degli studenti, che è Estetica Sovietica, ha lanciato un j'accuse molto forte che parla del perché tutto questo è sbagliato. Non sappiamo quali ragioni che hanno condotto al suicidio, parla di 3 minuti di silenzio, come che se gli esami di profitto fossero più importanti della vita della persona, come se uno studente dovesse circoscrivere in 3 minuti la propria angoscia. Ci dà un carico da 90. In questo caso secondo me errato. Nel senso, mi chiedo che cosa avrebbe dovuto fare l'università anche di fronte al fatto che sarebbe stata una lesione dei diritti degli studenti in quel giorno non poter fare un esame magari dopo essersi preparati, magari non avendo modo di farlo più avanti. Quindi il fatto di far continuare gli studenti e dare la possibilità agli studenti di portare a termine un esame per cui avevano studiato quel giorno è qualcosa che secondo me è importante dare. I 3 minuti di silenzio sono molti di più di quelli che abbiamo osservato ad esempio per tragedie come l'11 settembre. È ovvio che 1 minuto, 3 minuti, un'ora, un giorno, forse un intero anno non sarebbero comunque abbastanza per ripagare il dolore di una vittima e la tragedia che è stata vissuta, ma non è quello il motivo per cui vengono osservati. Certo è che
la comunicazione di Yulm è di una faciloneria e mettiamola così, di un'incompetenza devastante, per due motivi principali. Le due frasi sotto analisi, che adesso vediamo come trasformare in altro modo, come sarebbe stato possibile trasformare in altro modo, sono: 1. Nell'attesa auspica che nessuno voglia trasformare una simile tragedia in un'ulteriore occasione di spettacolarizzazione del dolore. Capisco i modi, capisco l'idea alla base è il no, lasciate perdere la studentessa, non vi accanite nel andare a cercare motivi eccetera, lasciate fare il corso alla magistratura, lasciate anche il dolore alle vittime. Capisco l'idea alla base, ma così sembra, ecco voi cattivi, adesso lasciate stare l'università che noi non c'entriamo niente, perché è quello che leggiamo in questo momento di dolore, soprattutto chi è coinvolto emotivamente nella notizia, è questo quello che pensa. Attenzione, coinvolto emotivamente nella notizia non è che significa che è un amico, un parente, un compagno, significa che è un altro studente, significa che è una persona che è stata vicino a persone che hanno avuto enormi problemi da quel punto di vista e che sente vicinanza rispetto a questo tipo di tematica, ed è ovvio che prenda questa cosa nel verso più sbagliato possibile. E da comunicatore, chi scrive durante una crisi non deve pensare a cosa penserà il senato accademico di quello scrive, ma deve pensare a cosa penserà lo stakeholder di riferimento, cioè quel soggetto tra i tanti che legge questo e lo interpreterà non come voglio io, ma come lui in quel momento è in grado di capire. Senza voler passare a eco la semiotica interpretativa, senza parlare intentio autoris, intentio lectoris, intentio operis, però questi sono i concetti. C'è un'intenzione di chi scrive, che è quella semplicemente di dire: per favore non spettacolarizzate sul dolore di una ragazza che ha diritto alla sua riservatezza anche in un gesto estremo. C'è l'intentio operis, cioè c'è quello che il testo dice, e dice una cosa sacrosanta: non spettacolarizzate il dolore, non vogliate trasformare questa occasione in una spettacolarizzazione. Però in questo momento vale molto di più l'intentio lectoris, l'intenzione, il capire di chi legge, e chi legge in questo momento è una persona che è carica di una carica, scusate il gioco di parole, emotive enorme, devastante, di una pressione che non può non leggere in questo una sorta di attacco personale, perché ti dice: io voglio spettacolarizzare questo dolore, io voglio che una morte non sia senza senso, e quindi voglio dargli un senso, e che il senso sia proprio il mettere in luce un disagio profondo, continuo, enorme che questa situazione di continua pressione genera in una persona, fino a portarla alle estreme conseguenze. E lo capisco. E la seconda frase, che non può tornare, è invita le commissioni impiegate negli esami di profitto a osservare 3 minuti di silenzio. Questa è virtue signaling, cioè è quella parte per dire: siamo bravi, abbiamo chiesto anche 3 minuti di silenzio. Non è necessario raccontare dei 3 minuti di silenzio qui, e posso fare un'altra cosa. Posso scrivere dei 3 minuti di silenzio in altra parte, posso scriverlo alle commissioni, direttamente ai docenti, sentirlo, quelli impegnati negli esami. Posso fare in modo che questa cosa venga osservata. Non è necessario scrivere, posso dire cose diverse. Cosa avrei detto? Vediamola così. Non siete abituati a sentirmelo dire, ma in questo caso credo che sia abbastanza necessario. Vediamo di spostarci da questa parte. No, non si legge così bene. Allora, prima parte: nell'attesa auspica che nessuno voglia trasformare in una simile tragedia un'occasione di spettacolarizzazione del dolore. L'avrei riscritta pensando di più al fatto che con quello che spendono gli studenti forse hanno bisogno anche di uno sportello psicologico e di pensare a quel tipo di cosa. Sono abbastanza, non lo so, non ho controllato, sono abbastanza certo che qualcosa del genere esista. Si potrebbe pensare di rigirare questa frase nell'attesa, a parte il fatto che nell'attesa si auspica che si auspica che l'occasione, no, cos'è, che una simile tragedia possa
possa alimentare, possa creare spazi per discutere delle problematiche anche con gli studenti, o nell'attesa ci siamo mossi con il Senato accademico per capire quali misure adottare per gestire una migliore salute mentale, o per dare supporto alle preoccupazioni dei nostri studenti. Ok, cosa ho intenzione di fare? Mi dispiace, è colpa mia, ecco cosa ho intenzione di fare. Quindi non tanto il non vogliate, possiamo dire, lungi nella speranza che non sia l'occasione di spettacolarizzare ulteriore dolore, vogliamo cogliere l'occasione per soffermarci sul capire quali mezzi mettere a disposizione per migliorare la salute mentale, o per aiutare le difficoltà, o anche meglio per comprendere e agire sulle difficoltà degli studenti. Ok? Allora metti di nuovo al centro gli studenti, racconti un determinato tipo, cioè fai in modo che tutto questo diventi un'occasione per elaborare il fatto e portarlo, sublimarlo in un'occasione di riflessione. E per la parte dei 3 minuti l'avrei lasciato e avrei detto invita le commissioni impegnate negli esami di profitto a consentire agli studenti che ne facciano richiesta di portare a termine l'esame, o e invita le commissioni e lascia libere le commissioni, ancora meglio, lascia libere le commissioni di terminare gli esami di profitto per quegli studenti che ne abbiano la volontà, ne abbiano il desiderio, eccetera, osservando qualche minuto di silenzio, chiedendo comunque di osservare qualche minuto di silenzio in ricordo della ragazza. Cioè il fatto di dire è una possibilità. Ancora una volta, una comunicazione di questo tipo deve dire quali sono i miei punti di vista, qual è l'importanza che io do ai fatti. E l'importanza, secondo me, di un istituto importante come può essere lo IULM è quello agli studenti. Mettere al centro della comunicazione gli studenti, cosa che qui non è stata fatta. L'invito alla spettacolarizzazione era ai media, si parlava con i giornali, si parlava con le testate, non si parlava con gli studenti. Ecco, mettere al centro gli studenti è il modo con cui io l'avrei fatto. E mettere al centro gli studenti significa usare questa occasione per comprendere meglio e elaborare insieme una via per comprendere meglio il problema, che può essere il servizio di ascolto, che sono abbastanza sicuro che ci sia già, o il rimarcare questa parte che è così importante, e in fondo dare opportunità, ancora una volta mettendo al centro gli studenti, dare un'opportunità a quelli che vogliono comunque proseguire di farlo, perché in questo modo è la responsabilizzazione del singolo studente. È uno scaricabarile uguale, perché è uno scaricabarile perché uno dice no vabbè, ma hanno fatto gli esami perché gli studenti lo volevano fare, noi avremmo anche sospeso il tutto, e non facendo vedere che the show must go on, e per te è più importante l'esame di profitto, il chiudere le varie scadenze, che non la vita di una persona che si è consumata all'interno proprio dei tuoi spazi, pensando anche che forse anche quello è un gesto che poteva farle da altre parti e ha deciso di fare lì per un messaggio preciso che forse non hai colto. Tutto qui. E le parole in caso di crisi sono importanti per riaprire i ponti con quella parte dall'altra parte offesa, e qui non è solo la ragazza ma è un intero corpo studentesco che devi tutelare. 2, per avvicinare ponti e non per dividerli, per non dividere il noi buoni voi cattivi come qui, perché sembra un po' una missione di colpevolezza questo linguaggio, e un po' la paura che qualcuno strumentalizzi, spettacolarizzi, fa capire che non siamo così certi delle nostre posizioni. Ma siccome sono abbastanza certo che siamo certi, scusate il gioco di parole,
delle posizioni, non vedo perché non usarlo per qualcosa che ci faccia un po' più crescere. Non vi chiedo di iscrivervi, non ci sarà pubblicità, anzi bloccherò la pubblicità direttamente in questo video, non è quello di cui voglio parlare, mentre invece riflettiamoci assieme, scrivetemi qui sotto le vostre riflessioni, condividete un pezzo o tutto questo video come volete, dove pensate che ci possano essere conversazioni utili per capire il problema e affrontare una soluzione, non solo un j'accuse. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Ricordatevi che c'è tanta gente che può ascoltarvi e ha voglia di ascoltarvi se volete parlare dei vostri problemi, ed io sto preparati.